Poi naturalmente esisteva un gruppo che però, ripeto, eravamo non più di 200-300 ragazzi fra Milano, Roma, Ascoli, i Veneti, eccetera, che eravamo un gruppo che eravamo, diciamo, la punta di diamante di questa realtà. Eravamo convinti di essere i samurai, diciamo, di essere l'avanguardia di questo, ed eravamo quelli che ci esponevamo di più, insomma, che poi abbiamo fatto tutti una brutta fine, bene o male, insomma. Ci hanno mandato un po' allo sbaraglio, diciamo, ecco, volendo dire anche tutte come stanno le cose, insomma. Io ricordo tanti ragazzini sambabilini, tanti ragazzini romani, tanti ragazzini ascolani, e praticamente quando c'era da fare qualcosa eravamo sempre noi a farci avanti, sempre noi a fare un passo avanti, quando spesso uomini di 30-40 anni che magari ci indottrinavano o ci guidavano, parlo dei signorelli, parlo dei Dantini, parlo di queste persone qua, i quali forse non hanno responsabilità dirette del terrorismo, però certamente creavano quell'ambiente, creavano quell'humus, creavano quella situazione, poi quando c'era da agire agivano sempre i ragazzini, insomma. Lei Signorelli l'ha conosciuto? Sì, Paolo Signorelli molto bene. Lui in che collocazione? Paolo Signorelli era del centro studi Ordine Nuovo, con le entrature del movimento sociale, diciamo, però in realtà lui era del centro studi di Ordine Nuovo, perché Ordine Nuovo praticamente si era diviso in 3 branche. Il centro studi, che era quelli degli Scipioni, che erano legati ai Veneti in modo particolare, poi c'era il movimento politico Ordine Nuovo, che era quello di Graziani e Concutelli, e poi c'erano quelli che chiamavano i Maghetti, che erano un gruppo che più tirava, i fratelli tedeschi praticamente, che tirava più all'esoterismo. Ecco, le posso dire una curiosità, che per esempio ho letto tante biografie e non è mai uscita fuori. Giusva Fioravanti probabilmente non è nato nel movimento sociale, ma invece è nato in questo gruppo dei Maghetti a Monteverde, insomma, ecco. Che però erano armatissimi, tra l'altro, questi Maghetti, però che io sappia non hanno mai fatto azioni, a parte il pestaggio di Ugo Gaudenzi e il pestaggio di Pino Rauti, che venivano considerati traditori, che furono picchiati con delle specie di zappe, insomma gli fecero un paio di agguati sotto casa molto gravi, però a parte queste 2 azioni, sti Maghetti, che erano sempre pieni di armi, di cose, che io sappia non hanno mai fatto azioni militari. Invece le azioni militari erano più appunto dei gruppi giovanili, dei gruppi giovanili ordinoisti, dei gruppi giovanili di avanguardia, di noi del Fronte Nazionale di Lotta di Popolo. Lei con Avanguardia ha avuto rapporti con Avanguardia? Sì, erano ottimi rapporti. Ho fatto il nome di Bruno Di Luia, che era uno comunque che ho conosciuto tutti, Adriano Tilger, Guido Paglia, ho conosciuto un po' tutti quelli di Avanguardia Nazionale, Peppe Dimitri, erano tutti ragazzi che conoscevo, insomma. Poi ero particolarmente amico di alcuni che erano pariolini, quindi frequentavano Piazza Euclide, Vincenzo Macedonio, Franz Bonirsi, detto Pippa Nera, con Serafino Di Luia sono stato anche in Spagna in vacanza, insomma, sono stato alcune un periodo in Spagna, alcune settimane, insomma, diciamo che era tutta gente che conoscevo piuttosto bene. Per questo parliamo sempre di questo periodo, sì, dal 70 al 75? Certo. Parliamo del periodo sì, di libertà, insomma. Sì. Poi naturalmente in carcere ho rincontrato moltissimi di loro. Poi ci arriviamo. Sì. Sermonti, abbiamo prima detto, attribuito un po' a lui discorsi sul progetti golpistici. Sì, in particolare sui rapporti con i militari, anche se poi in carcere, diciamo, lei deve considerare che quando ero fuori ero un ragazzino di 20 anni, no? Quindi diciamo le sapevo un po' per così. Poi naturalmente in carcere sono stato in cella con Freda, con Concutelli, con Tutti. Sì, quindi poi quindi ecco, ora ho difficoltà a inquadrare poi le cose che ho saputo prima e le cose che ho saputo dopo. Però comunque il progetto era questo, era sicuramente che si parlava che nel nord-est Veneto e a Milano in modo particolare una buona parte dell'esercito e dei carabinieri fossero disponibili ad appoggiare un progetto golpista, diciamo, ecco, questo era. In più c'è stato anche un periodo in cui era nato il Mar di Fumagalli, in cui addirittura si parlava che anche nell'ambiente democristiano, nell'ambiente diciamo quasi di potere, una specie di partito del golpe si era formato. Ripeto, tutte queste questioni nascevano nella convinzione che i comunisti fosse imminente un tentativo di presa di potere da parte dei comunisti a cui bisognasse reagire con tutti i mezzi. Poi naturalmente, ecco, voglio dire, questo lo chiarisco anche io non è che ero un angioletto, nel senso che poi
vivendo in questo tipo di ambiente, vivendo in questo tipo di realtà, io poi mi facevo anche i fatti miei, per esempio facevo rapine in banca, facevo rapine, con i miei amici diciamo facevamo anche attività che poi mi rinfacciano, perché tanti diranno, dice, ma lei non era un politico, poi lì il confine diventava sempre molto, molto labile comunque, ecco. Insomma, prevalentemente l'attività delittuosa riferibile a quel periodo fino al 75, lei dice era un'attività di ambito comune, insomma. Sì, diciamo, se vogliamo parlare di reati, io più che altro ho commesso reati comuni. Ciò non toglie che probabilmente, ecco, le dico, mo è un po' difficile da spiegare, però nel mio quartiere, io abito al Trieste Salario, a Roma, non c'è neanche un pregiudicato. Cioè io nella mia vita, da ragazzo, non avrei mai visto una pistola se non avessi frequentato l'ambiente fascista. È chiaro che poi frequentando questo genere di ambiente sono entrato in un altro tipo di realtà. Poi io magari per carattere, per il modo di vivere che c'avevo, insomma, questo non è che vuole essere una giustifica, perché sono scelte che ho fatto io, sbagli che ho fatto io e che pago io. Però sicuramente mi sono abbandonato anche a una serie di reati, che ne so, ho fatto violenze carnali, rapine, cose che certamente non possiamo considerarli reati politici, ecco, insomma. Però diciamo in qualche maniera sono collegati al mio modo di vivere. Invece sotto il profilo delle azioni, diciamo così, inquadrabili in un contesto politico? Sì, strettamente politico. Allora, guarda, io sono stato denunciato, intanto giovanissimo sono stato denunciato per rissa, diciamo a 14 anni, nel 70. Poi ho avuto una denuncia, mi pare nel 72, per minaccia a mano armata a dei comunisti che gli ho puntato la pistola che stavano attaccando manifesti. Poi nell'ottobre 1973 sono stato imputato di una rapina ad un collezionista di armi, un certo Marzano, a Via Panama, che sono stato assolto ma ero colpevole comunque, e questa rapina era pure finalizzata al reperimento di armi per motivi politici. Questi diciamo sono reati che ho commesso di tipo politico, che sto pagando. Poi ho anche commesso reati che diciamo alcuni confessati, altri che sono in prescrizione, insomma parliamo proprio di attentati veri e propri. Cioè ho raccontato queste bombe contro il movimento sociale, ma per esempio ho messo una bomba a Via Tigre alla sezione della Federazione Giovanile Comunista Italiana, ho fatto un attentato per esempio alla sede di lotta continua a Tivoli, insomma una serie di attentati di questo tipo. Questi attentati cos'erano? Incendiari? Sia incendiari sia con bombe, sia a volte per esempio gli andavamo a sparare alle finestre, cioè facevamo un'attività anche di tipo intimidatorio molto forte, insomma. Per esempio, non so, io ricordo che ora non ricordo il nome, sparavamo contro le finestre del vicepresidente del Cogidas, che era un'associazione di tipo, come si dice, Comitato Genitori Antifascisti Democratici, una cosa così. Poi, per esempio, anche fu messa la bomba nel portone di Moravia, per esempio, di Alberto Moravia, cioè tutta una serie di attività di questo tipo che erano sia di bombe sia di tipo incendiario. Ecco, questa ordigni, sia incendiari che esplosivi, che tipo di provenienza avevano e voi che tipo di preparazione avevate? Dunque, noi avevamo, intanto io venivo proprio dalla scuola di Enzo Maria Dantini, che era un ingegnere minerario, aveva lavorato in Sudafrica e quindi era estremamente esperto di esplosivi, era considerato a Roma l'esperto massimo di esplosivi che esisteva. Poi avevamo parecchia gente ex repubblichini che facevano parte di gruppi che avevano fatto Commados, insomma, eccetera, i quali a noi giovani ci istruivano. Io insomma fin da ragazzino sapevo fare le bombe, anche per esempio usavo anche trucchi molto moderni, per esempio, che ne so, le dico una cosa, per esempio una tattica Viet Cong, per esempio lei ha presente la MK2, la bomba a mano tipo ananas. Allora tu ci levi la chiavetta e c'è la seconda, la maniglia, diciamo. Noi mettevamo un elastico nella maniglia e la buttavamo dentro perché qui non esplodeva perché era la seconda sicura, e la buttavamo per esempio dentro dove ci mette la benzina, ma non mi viene il termine. Il serbatoio, esatto. La benzina brucia l'elastico, appena rilascia l'elastico parte e scoppia Per esempio un grande giornalista, io gli bruciai la macchina, si chiamava Rigo Levi,
è un giornalista abbastanza noto, credo che sia stato direttore della Stampa. Lui addirittura, non so come fa a sapere che sono stato io, perché lessi tempo fa in un'intervista, disse mi bruciarono la macchina, un fascista che poi è stato dentro per altre ragioni molto brutte, eccetera. E io leggendo l'articolo dissi ammazzalo, questo effettivamente è vero, bruciai la macchina ad Enrico Levi, per esempio. Lei dice è stato il maestro, questo Dantini, Sì. Come avveniva, dove avveniva l'istruzione? Noi avevamo una sede in via Tagliamento e qui avevamo un periodo una finta biblioteca, diciamo, che ufficialmente era una biblioteca dove facevamo corsi. In più avevamo una casa dei pressi di piazza Bologna, che era una casa di ordine nuovo sempre, e in più soprattutto io grosso delle cose a via Archimede, io sono in grado di portarvici, insomma, una casa affittata dagli studenti fascisti, dove tra l'altro c'era un certo Jean che era un ex legione straniera, un ex OAS, che per esempio lì facemmo una stage proprio a preparare le bombe con le sveglierula, quelle tutte di plastica, insomma proprio le bombe, insomma, le bombe faceva da istruttore, diciamo? Sì, che ci faceva da istruttore. E da che ambiente proveniva? Come? Da dove proveniva questo? Questo era un ex legione straniera. Tra l'altro credo che il dottor Salvini, su mie indicazioni, non ne ricordavo il cognome, credo che nella sua inchiesta l'abbia identificato. Perché io una volta ho fatto con la Digos ho fatto, come si dice, un sopralluogo, e quindi ho trovato sia la casa, quindi comunque so che il dottor Salvini so che l'ha identificato, io però lo conoscevo come Jean. Prima per la lotta di popolo, la figura di maggiore spessore a Roma in quegli anni chi era? Beh, erano sicuramente i 2 o 3 capi, erano Ugo Gaudenzi, Serafino Di Luia e anche Enzo Maria Dantini. Che quindi aveva questa doppia collocazione. Si chiama questa doppia collocazione, infatti mi ci portò proprio Enzo Maria Dantini. Ecco. Tra l'altro ho conosciuto vicino agli ambienti ordinovisti, sempre dell'ambiente di Concutelli, ecco, tanto per dire, anche un grosso malavitoso nizzardo, che è quello della famosa rapina, sono stato anche ospite a casa sua a Nizza, si chiamava Albert Spaggiari, che è quello che poi ha fatto la famosa rapina alla Società Generale di Nizza nel 76, che poi evase. Tra l'altro io sono stato ho una villetta nell'entroterra, e io me lo ricordo perché l'Italia era inconcepibile, aveva una villetta con i ritratti, i maxi fotografie di Hitler, bandiere naziste, in Francia ci facevano, in Italia sarebbe successo un disastro avere una villa così, insomma. Quindi diciamo erano figure anche un po' che comunque diciamo poi si sono rivelate di una pericolosità non indifferente. Ascolti, nell'ambiente di avanguardia invece chi erano i soggetti di maggiore spessore in quei anni? Il capo di Roma era sicuramente Adriano Tigger. Però diciamo Bruno Di Luia era il capo militare in pratica sicuramente. Io tra l'altro in quell'occasione avevo anche molta amicizia con i praticamente Gabriele Adinolfi, cioè con l'ambiente giovanile, diciamo, quelli erano proprio i miei carissimi amici. Tra l'altro io sparai pure ad ecco, volendo sempre parlare di un reato a mezza strada fra la politica e la cosa, un certo Tommaselli gli sparai sulla Nomentana, potete controllare, ai primi di novembre del 1974, questo si era impadronito di Dell'Oro, allora dunque, prima della rapina alla Società Generale fu fatta un'altra rapina sempre dentro il cavo della Società Generale, a una cassetta di sicurezza si furono portati via mi sembra 80-90 kg d'oro in lingottini ad un sudafricano, organizzata da Spaggiari. Poi cosa successe? Che furono dati da vendere ad un ascolano, un certo Tommaselli, uno dell'ambiente della squadra degli ascolani, e questo fece il furbo, e io quindi dissi a Valerio di portarlo ad un appuntamento, e io Gianluigi Esposito portava la moto, e io con una Walter PPK gli sparai, ero indeciso se ammazzarlo o gambizzarlo, e fino all'ultimo stavo lì, gli sparo, lo ammazzo, non lo ammazzo, e gli sparai in pancia, poi dissi decide Dio se vive o muore, e quindi feci questo ferimento, e il mandante di questo ferimento era proprio Gabriele Adinolfi, detto Peter, che mi aveva dato la notizia di questa cosa qui. Torniamo un attimo il discorso che dicevamo un attimo fa di questa attesa imminente di un evento golpistico nel 73-74.
Questo è riferito a tutto questo ampio ambiente di cui ci sta parlando o era più... No, un ambiente anche più ampio di quanto stavo parlando. Guardi, le posso dire una cosa, per dire, addirittura nell'ambiente malavitoso siciliano, cioè parliamo di Pippo Calò, Balducci, questi qua, quando ci fu l'inaugurazione della Casa del Pesce, un famoso ristorante che aprirono, praticamente c'era tutta una serie di sottobosco, faccendieri, malavitosi, eccetera. Praticamente tutti scherzavano con me dicendo, parlo che c'era uno 17-18 anni, quindi ero un ragazzino, allora ci salverete dai comunisti, qua quando è che sarà, quando arriverà la notte decisiva, li fuciliamo tutti, insomma, quindi voglio dire, era un argomento di una diffusione addirittura che andava molto oltre l'ambiente strettamente neofascista. Con riguardo al golpe, il tentativo di golpe del 70, lei ancora non... No, io paradossalmente ero a conoscenza, anche se ero proprio un ragazzino, non ci ho partecipato, però paradossalmente ero a conoscenza, però mi raccontarono un paio di sere dopo, mi dissero c'erano più bottiglie di vino che pistole, mi dissero, dentro le palestre. Comunque si diceva che erano addirittura entrati dentro l'armeria del Ministero degli Interni. Ecco, chi lo diceva? Cioè, da chi ha per esempio Lello Bonsignore, dell'ambiente io ero del Fronte Nazionale, quindi era proprio l'ambiente del raccontano pure che addirittura, è brutto a raccontarlo perché fa una figura abbastanza barbina, ma d'altra parte pure Mussolini è scappato con la divisa da ufficiale tedesco. Dissero che la sera gli diedero a Borghese una pistola e gli dissero a sto punto sparati, è l'unica cosa che puoi fare. E Borghese disse l'attaccamento alle idee ha un suo limite. Considerate ragazzi che poi sono morti eccetera, non erano di grande esempio questi i cosiddetti comandanti. Ascolti, con riguardo a lei in un suo verbale al dottor Salvini del 31 gennaio 94 sì, parla di collegamenti con vicende in Calabria. Scusi, con? In Calabria, con episodi, sì, ecco, ha un ricordo di attività svolte sì, in direzione? Allora, Reggio Calabria era la speranza, diciamo, era il mito di quegli anni, diciamo. Noi avevamo la convinzione che la rivolta di Reggio Calabria fosse il prodromo della rivoluzione, insomma. In più ci sentivamo finalmente dalla parte del popolo, no? Perché era una lotta di popolo dal nostro punto di vista, e diciamo, vedi i comunisti che dicono tanto, poi ci mandano i carri armati, ci mandano i sindacati, quindi diciamo ci sentivamo dalla parte, lei deve pensare comunque che il post 68 era anche nel nostro ambiente, cioè una certa mentalità di illegalità diffusa, era una cosa piuttosto comune, diciamo, quindi ci sentivamo. E io poi, ecco, però ripeto, qui non sono in grado di dire quanto sapevo da prima e quanto l'ho preso poi in carcere. Comunque ci sono state tutta una serie di storie, per esempio questo francese di cui ho detto si diceva che avesse fatto il cecchino dai tetti e avesse sparato a un poliziotto durante la rivolta di Reggio Calabria. Però queste, diciamo, sono più storie che, non avendo vissuto in prima persona, diciamo, sono racconti che non so quanto sono veri e quanto sono mitologia. Stiamo ai fatti, sì, o vissuti o raccontati in prima persona. Sì, diciamo in questo caso potevano essere, ecco, voglio dire, in tutta onestà possono essere più mitologie, ecco, anche. Lei ha avuto qualche ruolo in operazioni finalizzate a iniziative poi da assumere in Calabria? Sì, io una volta andai a ritirare delle armi francesi a casa di un noto finanziere a Bordighera. Ne ho indicato il nome, lo posso fare anche adesso, andai a ritirare delle armi con un furgone con Andrea Ghina e Gino Savio, ecco, anche questo ex legione straniera, uno di Ostia. In più mi parlarono dell'omicidio del cassiere del Fronte Nazionale, ora il nome mi sfugge, che questo Gino Savio era implicato nell'omicidio insieme con un altro, ecco, sempre di Avanguardia Nazionale, tale Franco Balzerani. E con questo avevo una certa confidenza perché io ero fidanzato con una ragazza che si chiamava, una sambabilina, che si chiamava Letizia Sasso, e questo Franco Balzerani era fidanzato con la sorella che si chiamava Olga Sasso.
quindi diciamo eravamo quasi cognati in un certo senso, del gruppo di Ostia. E quindi dell'omicidio Calzolari? L'omicidio Calzolari, esatto. Però ripeto, queste sono tutte cose del relato. Io ero piccolo a quell'età, insomma, naturalmente. Chi era Calzolari? Calzolari era una specie di cassiere del fronte nazionale, era uno che pare che sia stato messo a tacere, dicevano, proprio perché lui conosceva gli industriali, i potenti che finanziavano il partito del golpe, praticamente. Era l'anello di congiunzione. Queste notizie a lei vennero fornite da chi? Intanto sicuramente mi fu detto da Balzerani, che era uno degli esecutori materiali, poi comunque erano voci che giravano nell'ambiente, diciamo, del fronte nazionale. Ecco, il discorso di Bordighera, non ho capito il collegamento. Bordighera, niente, noi andammo a prendere armi che poi armammo mezza Italia praticamente, riempimmo un furgone di armi, alcune ce le tenemmo, però il grosso furono consegnate appunto a Ordine Nuovo, gente di Avanguardia, gente di Reggio Calabria, praticamente portammo una quantità, pensi solo c'era una cassapanca piena di mitra, insomma, ecco. E questo poi è stato identificato, questo signore? Sì, si chiamava Angelo Terruzzi. Prego? Siccome sì, si è stato identificato, l'ho riconosciuto in fotografia, ho riconosciuto la villa, anche perché avevo un particolare io, che questa villa era stata un comando della Gestapo. Quando andai a ritirare queste armi, chiacchierando mi fu detto che questa villa era stata durante la guerra il comando della Gestapo, quindi con questo elemento fu facile poi risalire a questa villa a Bordighera. Ricorda il nome di questo signore? Angelo Terruzzi.